The king of game, everybody said today. È iniziata la partita, quanto dura questa sfida, fa attenzione anche tu. Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi siamo qui con la seconda puntata dell'Egitto con Marika, finalmente, che è venuta qua. Tornata E ed è Davide? arrivata. Che è stato pagato per fare la mummia vivente perché non avevamo soldi abbastanza budget per prenderne una effettivamente Non egiziana. c'era bisogno. Hanno deciso chi è quello che assomiglia di più a una mummia, visto il colorito sono palesemente io e quindi ho deciso di fare me, quindi non mi dovete muovere particolarmente. Bene, siamo qui a parlare per l'appunto, dato che il primo video ha avuto un discreto successo, possiamo fare anche di meglio però secondo me, Non giusto? devono, non è che possono, devono. Beh, direi che stavolta cambia la situazione perché questo video non sarà una presentazione con tutti gli argomenti, ma parleremo finalmente delle cose nel concreto, giusto? Esattamente. E soprattutto non ci saremo io e Luca tra le balle mentre tu spieghi. Questo è vero. Cioè, Perfetto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, seguirci su tutti i social e commentare, direi. Ma Questo era quello che mi aspettavo di più. La campanella non serve che la attivi, non possono fare niente. Se non hai voglia va bene. Basta chiarirsi, ragazzi. guarda, con questa presentazione io l'avrei già messa la campanella, voi fate voi, cioè nel senso chi è che vi introduce e Doveva voglia così? prendermi Enrico Coppa e Sarabanda. Che questa sarà balla. 20 anni fa. Guarda che ne ha rifatta. Sì, però non è andato Sì, benissimo. Vabbè, non sta a guardare il capello. Bene, lasciamo parola a Marika allora. Sì. Però magari dai un intro sull'argomento così. Con la Esatto, puntata sì. su. Allora, l'argomento che vi avevo promesso era la storia e ho deciso di fare 2 video, chiaramente questo sarà il primo. La storia, chiaramente si parla dell'Egitto, questo era chiaro, questa parola l'ho ripetuta già 100 Io direi volte. ancora una volta chiaramente. Allora, affronteremo la 18ª dinastia. Farò un excursus sia a livello egittologico, quindi parlerò sia del tempo, quindi siamo nel 1350 a.C. Non parlerò invece dei personaggi, che è la seconda parte del video, in cui già cito, farò riferimento a Tutankhamon, a Akhenaton, ripetendo sia Yami Yugi che suo padre. Quindi lui è mio padre. Oddio. No, hai fatto. Ciao figlio. Yami Yugi e suo padre. Cioè... E spero che tu non sia Yami Yugi, però. Se no Mi sembra un po' casca. diverso. Beh, un po' mummia ci siamo. Ecco, Yugi, è vero? È vero, no? E appunto anche di Ai o Ai, ancora non si sa bene come si dica, e Horemheb, che dovrebbero essere in teoria Seto e anche il nonno di Yugi. E allora di questo video invece parlerò quindi dicevo della 18ª dinastia. Facciamo un'indagine per tutti in modo che sia accessibile a tutti, che mi pare non lo sia. Ricordo che in questa 18ª dinastia c'è Tutankhamon, famosissimo, non ci sono piramidi, siamo nella Valle dei Re e direi di iniziare col video. Magia del montaggio. Il nostro viaggio nella storia dell'Egitto comincia con questo video, durante il quale analizzeremo il periodo storico concernente la 18ª dinastia, quindi ci troviamo a cavallo tra il 1543 ed il 1292 a.C. Seguendo il manga, saremo praticamente alla fine di questo periodo, a grandi linee tra Amenhotep III ed il generale Horemheb, che conclude la 18ª dinastia. Vi avevo promesso, per evitare di introdurvi in un argomento nuovo e farvi smarrire, di fare un riepilogo della situazione economica, sociale, politica e territoriale nel quale viene rappresentata la trama di Yu-Gi-Oh! Questo periodo è sostanzialmente uno dei cardini della storia antico-egiziana, dove l'impero raggiunse il suo massimo splendore e massima espansione.
L'iniziatore di questa dinastia fu Amose I. Durante il suo regno si ha una ripresa di potere, sconfiggendo i nemici Ixos ad Avaris, facendoli retrocedere in Palestina. Gli Ixos furono invasori giunti durante la XV dinastia, che avevano usurpato il potere in Egitto e preso il trono al posto degli stessi egiziani, governando per ben 100 anni a capo del paese. Il suo successore Amenhotep I consolida la riaffermazione della monarchia egiziana e fu il primo a occuparsi della costruzione dei templi a Karnak e Luxor, che divenne il principale centro di culto per altri 1500 anni. Thutmosis I, padre di Hatshepsut, che fu la più grande regina vissuta in Egitto, sconfisse i nemici a Kerma sotto la guida di un esercito professionale. I Nubiani erano loro concorrenti, un regno ricco d'oro e famoso per la città mai collocata geograficamente di Punt. Introdusse per la prima volta i cavalli in Egitto, a modello della tradizione degli Ixos, che cito in quanto anche Atem è spesso visto cavalcare questi animali, sebbene ad un occhio esperto non sia rilevante. La sua tomba fu costruita nella Valle dei Re, luogo chiave del periodo neo-egiziano, nonché di Yu-Gi-Oh stesso, in quanto sede funeraria di tutti i faraoni del periodo. È fondamentale sottolineare che non siamo assolutamente nell'Egitto delle piramidi, che sono strutture funerarie ben troppo visibili e quindi facili al saccheggiamento, ma nell'Egitto delle tombe celate, sottoterra e sorvegliate dai custodi delle tombe. Magari in futuro potremo fare un bel video sui vari compiti. Non esiste infatti un solo ruolo come custode delle tombe, ma è un lavoro ripartito in più funzioni. Come non citare l'archetipo custodi delle tombe, ma di questo ce ne potremo occupare con Luca e Davide. Il periodo di Thutmosis II fu relativamente insignificante, quanto ben più quello di Hatshepsut, che fu reggente durante il regno di Thutmosis III. Più famose sono le sue costruzioni monumentali, principalmente a Karnak, che furono distrutte per damnatio memorie, ovvero una pratica comune del tempo che veniva esercitata sui sovrani non accettati o nel suo caso forse per il fatto di essere donna. Questa sovrana costruì a Deir el-Bahari, esattamente ai piedi della Valle dei Re, il suo tempio magnifico che ritrae la spedizione di Punt. Thutmosis III abbellì efficientemente l'area tebana, dacché con le sue 17 campagne militari fu in grado sia di portare i confini egiziani alla sua massima espansione, ovvero fino a nord-est verso la Palestina e la Siria meridionale, di cui prese il controllo, e da sud verso Kurgus, creando diverse rotte commerciali sia in Medio Oriente che nel Mediterraneo. Il culto del dio Amon ne ebbe i suoi benefici attraverso molteplici tributi a Karnak, che ricordiamo essere il museo a cielo aperto più grande del mondo, nonché la sede principale della storia di Yu-Gi-Oh! Nell'antico Egitto. Sempre a Karnak riuscì ad erigere il settimo ed il sesto pilone, un tempio ad Deir el-Bahari, il tempio ad Amon a Medinet Habu e il suo tempio funerario a Sheikh Abd el-Qurna, ove sorge la Valle dei Nobili, praticamente nei dintorni dell'area dove avrebbe dovuto vivere Bakura nell'antichità. Amenhotep II continuò le campagne in Asia, lasciandoci una stele a Giza. Thutmosis IV introdusse numerose riforme a livello sociale attraverso la suddivisione degli incarichi nel regno. Queste cariche presumibilmente sono le stesse che ricopriranno anche i visir attorno ad Atem, sebbene non venga mai specificato il loro ruolo. Questo faraone introdusse nell'ambito governativo il visir del nord ed il visir del sud, a livello economico la figura del supervisore del tesoro, mentre per le tasse e le retribuzioni il supervisore dei granai dell'Alto e del Basso Egitto ed il supervisore del bestiame. A tal proposito è ormai ben risaputo che in Egitto non esistono schiavi, una teoria accreditata già da diversi anni. Vengono istituiti anche i sindaci per Menfi e Tebe. La giustizia è relegata ai consigli Kembet, l'ordine al corpo dei Medjai, l'antica polizia, e la religione è affidata al gran sacerdote di Amon. In tutto questo ho citato i ruoli maggiori, siccome vorrei porvi un quesito inerente alle cariche da assegnare al visirato di Atem. Vi spoilerò infatti che l'ambito di Set è quello bellico, ma vi spiegherò solo nel prossimo video perché. Ed eccoci arrivati alla parte centrale, il periodo sul quale si concentra la storia di Yu-Gi-Oh! Amenhotep III, che sotto certi punti di vista collegherei alla figura del nonno di Yugi, se questo lo è stato veramente anche per Atem nell'antichità, pertanto parliamo di Shimon, designa un periodo di ricchezza completa.
Operò delle campagne ad est della Nubia ed ebbe relazioni con il vicino Oriente. Costruì inoltre numerosi templi, tra cui il Tempio di Soleb, il Tempio di Sedenga per la regina Ti, sostanzialmente la nonna di Atem, il Tempio di Luxor, visto spesso in Yu-Gi-Oh!, il Tempio di Mut e Montu, all'interno di Karnak, dove si dedicò alla costruzione del terzo pilone, il complesso regale di Malkata, al cui interno c'è il palazzo di Amenhotep III, per la celebrazione dell'Ebsed, festa che si svolgeva ogni 30 anni di regno per riconfermare il potere faraonico, durante il quale sostanzialmente il faraone correva lungo tutto il perimetro del cortile, per dimostrare la sua prestanza fisica. Inoltre costruì il porto, di cui rimangono i colossi di Memnone, tutto questo sotto i piedi della Valle dei Re, e la sua tomba a valle. Nel prossimo video vi spiegherò i motivi per il quale credo che Shimon possa rappresentare questo faraone. Passiamo ora ad una figura molto contestata nella storia umana, Akhenaton, detto anche Ichnaton e Quenaten, nato come Amenhotep IV, che altri non è che il padre di Atem, il faraone Akhenamkanen. In realtà in questo caso, anche se sarebbe ovvio identificare il padre di Tutankhamon con Akhenaton, pertanto il padre di Atem allo stesso modo, credo che Kazuki abbia deciso di porci un tranello, creando anche la figura del padre di Set, che è Akhenaten, il cui nome assomiglia di più ad Akhenaton. Questa è la forma italiana, in inglese e in altre lingue è Akhenaten, e che molto probabilmente è più identificabile con questo faraone per il suo modo di operare. Anche di questo ci occuperemo meglio nel prossimo video. Akhenaton, padre di Tutankhamon, padre di Akhemsepaton, che era la moglie di Tut, e ho scoperto tra l'altro nell'infinito mondo di internet che in teoria anche Atem ha una regina, si chiamerebbe Maya, ma a tal proposito ho solo sentito parlarne dal fandom e non ho mai letto niente a riguardo. Akhenaton è anche marito di Nefertiti, e non è la madre di Tut, quindi neanche la madre di Atem, che invece sarebbe una sposa non ancora identificata, la famosa Younger Lady, figlia di Amenhotep III, con il quale mi ricollego al nonno di Yugi, che pure nella storia del manga è imparentato dalla parte di madre, proprio come nella storia vera. Akhenaton è un personaggio unico in ambito storico, perché ne fu il primo monoteista. Ci tengo a ribadire che viene nominato in questa maniera, ma in realtà il suo non è monoteismo, ma dualismo, in quanto elimina tutti gli dei per lasciare spazio solo ad Aton, il dio sole, anche se in realtà Aton rappresenta i raggi del sole, ed a se stesso. Sì, perché per la prima volta, in maniera sfacciata, un faraone, che è già immagine di Horus e quindi divino, porta se stesso ad essere divinità. Infatti l'arte egizia cambia completamente e le raffigurazioni presentano spesso temi familiari. Non contento, erige una nuova città nel cuore del Medio Egitto, sulla collina, sul Tel di Amarna, quindi Tel el Amarna, che chiama Akhetaton, che, come dice il nome, pone al centro del culto il dio Aton. Tutto questo, per un attento osservatore, è presente in Yu-Gi-Oh! Vi ricordate l'instabilità del regno, i mostri che spuntano ovunque, la corte minacciata continuamente? Questo perché il cambio religioso in Egitto fu una mera catastrofe, creò ripercussioni economiche gigantesche. Certe volte, dal momento che Zork non ha nessun connotato egizio, mi viene da pensare che lui sia una rappresentazione allegorica del male, creato dall'eliminazione di tutto il pantheon egiziano, probabilmente lo stesso Aton. Concentriamoci ora su Tutankhamon, Atem. Non è necessario divagare in questo video sul motivo per il quale Atem sia paragonabile a questa figura. Kazuki stesso, infatti, ha dichiarato testualmente che si è ispirato a lui, nonché perché sia ovvio che Tut ed Atem siano la stessa persona. Tutankhamon fu un faraone sostanzialmente inutile. Ebbene sì, è famoso soltanto perché il suo tesoro nella KV-62 fu l'unico mai ritrovato intatto. Anche se ci furono 2 tentativi di furto, ma si parla dell'antichità, è l'unica tomba egiziana che ci sia mai giunta così. Questo fa sì che abbia un inestimabile valore, dacché riconoscere esattamente dove fossero collocati i reperti funerari può dare ulteriori delucidazioni sulle usanze egiziane. Tutankhamon non ebbe l'opportunità di apportare delle migliorie significanti nell'area tebana. Morì a soli 18 o 19 anni.
Atem quindi non ha 16 anni quando muore, attenzione, non fece campagne militari e resse giusto qualche cosa di poco conto a Karnak. La sua corte fece tutto per lui, riportò la capitale a Menfi, la sua dimora si ristabilì a Tebe. Nel corso della sua vita si trasferì in realtà a più riprese tra Menfi e Tebe e reintegrò il Pantheon egiziano andando contro suo padre. Eppure Atem viene visto correre pazzamente sul suo cavallo per tutta Tebe contro Bakura, quando è ben difficile immaginarsi un Tutankhamon storpio sul campo di battaglia. Concludiamo con Horemheb e Ai. Ora che ci penso, nel video di presentazione ho probabilmente fatto un po' di confusione, anche perché inizialmente, essendo Ai il fratello della nonna di Tutankhamon, lo attribuivo in automatico a Shimon. Io credo in questo caso che le interpretazioni possano essere varie. Effettivamente Ai regnò per un breve periodo e fu diretto successore di Tutankhamon, nonché prozio. Ogni tanto penso che Set non regnò direttamente dopo Atem, o che, per la breve durata del suo periodo, Ai non sia stato considerato da Kazuki. Horemheb, o meglio il generale Horemheb, fu l'ultimo sovrano della XVIII dinastia e generale reggente durante il periodo di Tut. Direi che, considerando Set come molto vicino ad Atem, l'identificazione sia più che ovvia. A tal proposito vi lascio con un quesito inerente il copricapo di Set nell'anime, siccome non è casuale. Altre volte credo che al posto di Horemheb, Kazuki intenda Set come Seti I, figlio di Ramses I, ovvero nonno di Ramses II. Ma anche di questo ne parliamo nel prossimo video. Bene ragazzi, questo era il nostro video. Sì, però con che entusiasmo, Marica. Sei partita con una carica verbale. Questa è la mia carica, ragazzi, dovete abituarvi. Guardiamo. Bene ragazzi, questo era il nostro video. In realtà non lo sapete, l'abbiamo riprovata 700 volte prima di scherzo. E vi aspettiamo con il prossimo video relativo ai nostri faraoni mitici. Quindi terza puntata. No, non le mummie, i faraoni. Lui che sta facendo la mummia adesso. Lui non è che la fa, lui è una mummia. Ma c'è anche i poteri. Quindi salutiamo così. Sì, esatto. E noi ci rivediamo quindi al prossimo video. Signori, continuate a seguirci, mettete like se vi piace questa serie di puntate storiche sull'Egitto, che secondo me è molto interessante perché Yu-Gi-Oh! Una lore interessantissima, Kazuki è stato super professionale. Esatto, e si è documentato per bene. Aspetta, devo dire una roba! No, non puoi mettere il dito, non siamo in classe. Comunque. Ti bacchetta, qua. Mi Stai convince attento. solo di più quello che sto per fare. A 150 like facciamo un sondaggione. Vi piace così? O la vorreste diversa? Aggiungiamo 150 like e vedremo. Beh, direi che la prima risposta è che mi ripeto sempre. E questo siamo sicuri. Ma tu non sai che risposta mettere nel sondaggio. Ai. C'è una surprise, poi vedremo. Però devono arrivare a 150 like, se no niente. Eh sì, almeno. E soprattutto commentate. Io aspetto gente che sappia dell'argomento, che sappia scrivere in italiano e già così hai cancellato Quello non 3 sono quarti capace di a fare. No, dai, poverino. Scherziamo. Io sono quello politically correct del gruppo. Il Esatto. che la dice tutta. Dovrebbe stare in mezzo in teoria in questo caso. È vero. Qua le situazioni vanno In questo calando. caso c'è l'ospite speciale che si vedrà poco in sede udinese, ma stiamo già facendo il biglietto per riportarla qua. Ma non se vi i video preoccupate. raggiungeranno dei buoni numeri, il King of Games potrà provvedere a un rimborso spese per poterla portare sempre. Vero? Esattamente, quindi vieni. Sei Io invitato. vengo, sì, dipende tutto da voi ragazzi, mi raccomando. E quindi siamo già finiti. Ragazzi, attivatevi, mettete cliccate, basta un click, cioè non serve tanto. Bene, alla prossima puntata, grazie Marica, sei stata un tesoro e ci rivediamo a presto, speriamo. La mia mummia non la salutate? Ciao mummia, ciao Davide. Non ti muovi.
E quindi chi la spegne? Sulla fine metti che babysitter questa Sì, ma se la mummia non si muove, chi spegne? Ecco. Hai ragione. Mettiti i capelli lunghi. Anche la maglia? Ecco. Non briga. Ma te ti hanno mummificato così scarto. Ciao! Si sbusta! No, no, scusate. Ciao! Si mummia! Grazie che Se il video ti è piaciuto e vuoi diventare un bravo duellante, dacci un like, condividi e iscriviti al canale. Siamo anche su Facebook. The King of Games, il re dei giochi.